Ciao e benvenuto a questo mio secondo video sull'attrezzatura che ho scelto per pescare a ultra light spinning. Allora, intanto nel video precedente puoi trovare sostanzialmente un po' una descrizione abbastanza veloce su quella che è la combo canna Molinello trecciato che ho scelto per pescare. Più che altro trovi qualche informazione sugli artificiali che utilizzo per pescare. Questa volta invece volevo concentrarmi sulla canna. Allora, non è tanto una recensione di questo molinello, di questa canna, di questo trecciato, ma più che altro ti voglio raccontare come sono arrivato a scegliere questi prodotti. Ovviamente mi sono prima di tutto informato su YouTube come stai facendo tu in questo momento, quindi ho visto una marea di recensioni di qualsiasi modello, qualsiasi marchio, soprattutto quelli che non conosco, perché ovviamente fin quando rimaniamo, in una zona molto safe, bene o male sappiamo che caschiamo bene. Se io vado a scegliere un molinello di marca Shimano, so che ottengo la qualità Shimano. Se vado a scegliere una canna di qualità, Favorit che è orientata per l'ultra light spinning, avrò fra le mani una canna da ultra light spinning, che non è scontato, non tanto su marche sconosciute quanto sulla bontà e il rapporto qualità-prezzo. Ma vabbè, ora stiamo divagando. Ovviamente è doveroso dirti però quali sono le specifiche di questa canna da pesca e di questo molinello, perché è giusto anche che tu veda cosa poi in soldoni mi sono portato a casa e cosa mi porto sugli spot. Partiamo partiamo prima di tutto però da, la regola d'oro generale dell'ultra light spinning. Prima di tutto, quando ho dovuto decidere che cosa acquistare, mi sono posto la domanda che si deve porre qualsiasi pescatore quando deve scegliere la propria attrezzatura da pesca, ma è: dove la uso, che tipo di artificiali voglio utilizzare e soprattutto per prendere quali pesci. Perché ovviamente la pesca, il bello della pesca è che si possono fare tante combinazioni di attrezzature per arrivare poi al fine ultimo che è la pescata, indurre un pesce predatore o gruffolatore ad attaccare il nostro artificiale. Sostanzialmente, nelle zone dove io pesco soprattutto, dove non pesco soprattutto e trovo delle situazioni diverse, non faccio altro che adeguare quello che già ho. Non è che non pesco in un posto che non conosco o che so essere particolarmente diverso dai miei spot. Ci pesco e come? Semplicemente mi adeguo un po', vado un po' incontro, bisogna essere un po' elastici nella pesca, anzi un po' tanto elastici nella pesca. Allora, sostanzialmente ci sono 4 spot dove io vado a pescare. Primo spot, spiaggia. Ma cosa vuol dire spiaggia da me in Liguria? Vuol dire spiagge abbastanza lunghe, di ciottoli più o meno grandi, con un bello scalino di risacca nei primi metri, mm? Quindi siamo a riva. Poi abbiamo di solito 5-10 metri di pietre, petisco, scogli, grossi ciottoli, grossi sassi ricoperti da quella melmetta di cui si nutrono ad esempio le salpe. Subito dopo abbiamo sabbia e grossi, diciamo, piantumazioni di posidonia. Quindi io quando vado a pescare lungo la spiaggia, come avrei visto nei miei video, io cammino, lancio fin quando non vado a incontrare il branco, gli occhiati, gli sugherelli di quel che c'è e ovviamente prestando attenzione al primo gradino di risacca, perché è lì che sono in caccia moltissimi pesci, soprattutto branzini, occhiati e sugherelli. Quando gli occhiati e sugherelli si avvicinano per fare le loro pazze incursioni. Quindi questo è il primo spot dove io devo essere sicuro di essere in pesca. Perché ho detto primo gradino di risacca? Perché a seconda della spiaggia dove vado a pescare, i gradini possono essere 1, 2, 3, credo sì, 3, forse 3 è il numero di gradini esatto in determinati spot. E ovviamente ho queste certezze perché parte del bello è andare poi in quegli spot con la maschera a vedere cosa c'è realmente là sotto. È importantissimo farsi una notata.
maschera, boccaglio, pinne per scendere bene in profondità e guardarsi intorno. Questa è una parte, non dico fondamentale, ma davvero fa la differenza fra fare determinate scelte di artificiali e di recuperi e dove lanciare. Poi, secondo tipico spot dalle mie parti, la scogliera. Quindi vuol dire fare lanci verso il blu per scavalcare quei 5-10 metri di scogli dove abbiamo il passaggio di pesci diversi. Ma vuol dire anche fare lanci laterali fra gli scogli, così come si fanno i lanci laterali in spiaggia, soprattutto quando si usano i waders o in piena estate quando fa caldo, semplicemente indossando un costume e si va praticamente in acqua fin quasi a essere sul bordo di quel primo gradino di risacca, dalle mie parti soprattutto, eh. Quindi lanci laterali. Un terzo spot, che è tipico delle mie pescate e che incontro sempre, sono quei moli di scogli che vanno a sostanzialmente a bloccare la corrente in modo tale che le mareggiate e il moto delle onde non vada a portare via la poca sabbia che abbiamo in Liguria. Quindi è fondamentale andare a pescare lungo quegli scogli, avvicinarsi il più possibile, ma anche allontanarsi, perché ovviamente in quegli spot abbiamo una concentrazione, un'alta densità di tane. Quindi noi sappiamo che lì dei saraghi ci nascono, ci crescono, si riproducono e difendono il loro territorio. Quindi dobbiamo pescare sostanzialmente intorno ad ogni scoglio, se è possibile. Vuol dire che se noi lanciamo in un punto e poi lanciamo 50 centimetri più in là, stiamo pescando proprio in 2 posti differenti, proprio in 2 posti differenti. Quarto ed ultimo, spot che incontro è il mare aperto, ovvero quando poi salgo su questi moletti di scogli, mi metto in punta e lancio direttamente verso il blu, poi ovviamente anche lateralmente, ovviamente, ho una situazione ancora diversa. Posso avere una battimetrica anche importante, perché qua in Liguria in alcuni spot possiamo con un molo di 15 metri arrivare in punta, lanciare poco oltre e avere già 10 metri. Che stiamo parlando di ultra light spinning, è molto importante. Focalizziamoci sempre su questo, stiamo parlando di ultra light spinning. Quindi dovrò usare un certo tipo di artificiale, muoverlo in un certo modo che non utilizzerei lo stesso modo, ad esempio quando sono in spiaggia o quando sono in scogliera, a maggior ragione. Quindi questi 4 sono gli spot principali in cui pesco. Noi sappiamo che nell'ultra leg spinning abbiamo le tipologie di artificiali, che abbiamo visto l'altra volta, in primis il jig. Ora, quando io ho deciso di prendere una combo da ultralight, ne ho parlato ovviamente anche con alcuni miei amici pescatori. Mi sono fatto un po' consigliare. Io ero convinto di prendere la combo più leggera, la 5 grammi, perché io volevo essere in pesca con i 5 grammi. E come ti ho detto l'altra volta, 5 grammi è la misura intorno alla quale io ruoto nelle mie pescate. Al che il mio amico Gabri mi ha detto, parlando dall'alto della sua esperienza, perché è un pescatore veramente di esperienza, è un pescatore che non si ferma, ha sentito dire, anche lui fa i suoi bei test, e quindi lui con una frase molto semplice, molto concisa, decisa, alla quale io non ho potuto far altro che constatare che aveva ragione. Lui mi disse, Cla, tu devi essere in pesca più volte possibile quando sarai tra le spinning. Dammi retta, tu devi poter lanciare i 7 grammi, non soltanto fermarti ai 5, tu devi poter raggiungere la grammatura di 7 grammi. Al che ho deciso proprio di prendere una Favorite Bluebird con grammatura 7 grammi. Cos'altro mi ha fatto scegliere questa canna con questa grammatura? La sua azione.
un'azione power fast, quindi spiccatamente di punta. Ora è inutile che io ti vengo qui, ti prendo il cimino, è tutto montato perché qua bisogna essere pronti in pesca come si esce dall'ufficio, però aspetta, senza fare danni. Io ora ti posso far vedere che è spiccatamente di punta, però è importante sapere che quando si legge la scheda tecnica di una canna da pesca bisogna stare attenti a queste cose. Quindi abbiamo una canna da pesca con azione veramente fast, extra fast, power fast. Un cimino solid e non tubular, questo è importantissimo per dare vita con brevissime gercate repentine anche ai jig più piccoli. Fa veramente la differenza. Per le gomme un po' meno, perché le gomme basta veramente una piccola alitata di marea, il moto ondoso che già lavorano. Però quei jig che sono dei pezzi di piombo, a forma di ago, a forma di foglia, comunque dei pezzi di piombo, quelli bisogna farli saltellare. Per farli saltellare e avere sempre il contatto diretto con l'esca e con quello che sta facendo sul fondo, serve una canna che abbia queste proprietà. Piccola parentesi. È molto importante anche come la si impugna la canna da pesca. Ora, io non devo insegnare niente a nessuno, sono qui perché mi piace un sacco parlare di pesca. E semplicemente io ti dico quello che faccio io e poi tu trai le tue conclusioni e anzi, se fai qualcosa di diverso, scrivimelo che io ci sballo. Ho fin da subito abituato la mia mano ad andare in questa posizione. È importante avere superficie di grezzo a contatto con la pelle, a contatto con l'indice. Si sentono veramente tante cose, soprattutto se si ha la voglia di sentirle queste cose. Insomma, bisogna andare a pescare e dedicare qualche pescata a capire la propria attrezzatura, più che a prendere pesci, che può essere una sciocchezza, può sembrare una sciocchezza dire così, però non bisogna essere in balia dello strumento, ma bisogna sapere che questo strumento lavora in un certo modo e noi vogliamo che lei lavori in questo modo, nel modo corretto, nel modo ottimale. Quindi, dato per scontato che noi facciamo un minimo di ricerca negli spot che frequentiamo maggiormente, dato per scontato che andiamo a distruggerci di recensioni su recensioni, di chiedere informazioni su tutti i blog, i siti internet, i gruppi Facebook e i canali YouTube come il mio, ci siamo scelti la nostra canna. È una bella canna da pesca, dobbiamo valorizzarla. Ultra light spinning vuol dire dover lanciare e poi to spin, recuperare. Serve un mulinello. È importante essere a conoscenza della distanza che vogliamo raggiungere in condizioni normali e in condizioni di vento contrario a raffiche, quindi proprio la situazione più fastidiosa, motivo per il quale avere 2 grammi in più, quindi da un 5 a un 7 grammi, che in percentuale è veramente tanto, riuscire a essere un po' più in pesca, anche quando abbiamo le situazioni peggiori, quindi vento contrario, è importante. Quindi, una volta che noi sappiamo che siamo in pesca lanciando semplicemente a 15 metri, quindi dobbiamo sforzarci di lanciare a 20, ci sta, qualche metro in più, in modo tale anche da dar tempo ai jig di scendere alla profondità che desideriamo sondare, in cui desideriamo pescare. Quindi non serve lanciare esattamente nel punto dove dobbiamo pescare, se poi con qualche gercata o aspettando che l'artificiale scenda rubiamo qualche metro. Stiamo perdendo sostanzialmente dei metri di pesca, soprattutto con i minno. Io lancio un minno floating e le prime gercate servono per farlo scendere, dargli l'invito ad arrivare alla profondità desiderata, che poi ripeto, ultra light spinning, quindi scendere di 30 cm, 50 cm, un metro, fa la differenza, ma proprio tanto, altrimenti useremo tutti un floating che tu lo lanci, lo recuperi linearmente con qualche gercatina e lui ti pesca bene o male dalla superficie fin quando non tocca
il fondale, senti dare 2 colpi, molli, lui risale e quindi dici: "Okay, lavora così", però non funziona sempre così ovviamente. Dobbiamo quindi scegliere il mulinello. Io ne vengo dal Nashi 3000, sulla mia combo da medium light spinning. Mi son detto: "Perché non replicare? Mi trovo bene, la concezione di questo mulinello è perfetta. Fare un ottimo mulinello per la pesca a spinning in mare che costi sotto i 100 €". Quindi mi sono preso questo mulinello. Allora, qui ho la scatola. Ora ti faccio vedere le specifiche che poi ti riporto anche sotto, ma ovviamente non fermarti a questo video. Ci sono dei negozianti che hanno la possibilità di provare, che gli passano fra le mani veramente tanti mulinelli. Le loro parole, le loro esperienze, le loro sensazioni valgono più della mia singola con questo modello. Però è giusto che io ti dica proprio il percorso che ho fatto io per scegliere questo mulinello. Allora, prima di tutto, doveva essere semplice. Niente levetta che odio per il ritorno, quindi un antiritorno infinito. Punto, meno roba c'è, meno si rompe. Archetto monopezzo sarebbe bellissimo, mi serve? Assolutamente no, non mi serve. Punto, fine, non mi serve. Mi serve che imbobbini bene i trecciati molto molto piccoli e nulla più. Che sia fluido, che abbia una bella frizione fluida, che posso poter regolare in pesca, ma non semplicemente in pesca quando prendo l'occhiatina, ma come hai visto nel video dove prendo il dentice, lì ci lavoravo, lì ero arrivato quasi a chiuderla, ma lui ha fatto qualcosa che prima non aveva mai fatto, ovvero nel momento giusto ha accompagnato, ovviamente non l'ho stretta a morte, come vai a vedere il video non è che mi son messo lì ad armeggiare. Lui ha smorzato quelle fughe sotto gli scogli, quindi questo dentice veniva verso di me, e ha lavorato proprio bene. Cioè questo mulinello ha lavorato come doveva lavorare, come io mi aspettavo che lui lavorasse. Quindi, sostanzialmente deve essere semplice, deve essere fluido, molto fluido, tanto fluido. Deve avere i cuscinetti nel posto giusto, nel punto giusto. Ora io non sono un fanatico dei cuscinetti. Per esempio mio fratello invece è un po' fanatico e li smonta, li rimonta, sostituisce ad esempio le boccole in Teflon con i cuscinetti ceramici, poi per in alcuni punti non vuole i ceramici, vuole quelli in acciaio o quelli in acciaio trattati, temprati ed è giusto così, è bellissimo, quella branca lì è bellissima. Io invece dovevo semplicemente fidarmi di avere fra le mani un ottimo mulinello, non un buon mulinello, un ottimo mulinello, perché questo mi deve campare il più possibile. Deve essere un ottimo mulinello, deve essere quello di arrivo, non quello di passaggio. Quindi diciamo, ho scelto Shimano, ho scelto il Nasky. Che taglia? Tutti consigliano 2000-2005, tutti, non tutti, ma tutti. Facciamola semplice, io te la voglio far semplice. Ma perché andare a scegliere un 2000? Perché andare a scegliere un 2005? Abbiamo disponibili le taglie 500 e 1000. 500 può essere sottodimensionato, non col senno di poi, ma col senno di almeno 2 anni di esperienza di pescate con questo mulinello, con questa canna da pesca, con quegli artificiali su questo trecciato, con quel terminale. La scelta è stata azzeccata, è stata una scelta non di pancia, ovviamente, è stata una scelta ponderata. Mi sono detto, la taglia 1000 quand'è che ha senso? Ha senso in torrente, ha senso in laghetto. Quindi abbiamo una bobina che ha abbastanza filo, che mi permette, se incoccio, di strappare qualche metro, può succedere, di rimanere in pesca. La taglia 1000 per me è perfetta. Poi ho aggiunto questo knob della Gomexus per 2 motivi. Motivo numero 0 è bellissimo. Motivo numero 1, mi serviva qualche grammo in più per bilanciarla al meglio. Mi serviva una presa migliore, perché io devo pescare tanto e devo esser pronto anche a prendere il pesce della vita con un artificiale da 7 grammi. E voi potrete dire: vabbè, ma avete visto cosa mangiano i branzini?"
Avete idea di cosa mangia un branzino da 8 kg? Mangia quello che ti ho fatto vedere nel video precedente, mangia quella minutaglia lì anche. Quindi avevo bisogno di avere una bella presa. Il 500 per l'ultra light spinning va benissimo, ma secondo me bisogna fare uno studio un po' più attento, un po' più ponderato e bisogna viverla anche un po' più come una sfida, diciamo. Diciamo che il 500 non è una scelta che puoi fare con una mente abbastanza elastica. Deve essere una scelta un po' più, secondo me, un po' più rigida. Bisogna dire, ho bisogno di un Molinello 500 su quella canna per fare quella combo per pescare in quel modo. Ma non è ora questo il caso, quindi inutile spendere ancora parole. Comunque, diciamo, deve essere di una marca buona, deve essere efficace in pesca, deve avere un buon rapporto di velocità. Questo è 5-1. A me piacciono i molinelli con un rapporto molto veloce e non è questo il caso. Infatti, come vedi, io con questo ho un recupero molto svelto. Tanto io sono a caccia soprattutto di predatori, quindi se voglio pescare lento, pesco molto lento, se voglio accelerare, accelero. Comunque è giusto porre occhio anche a questo parametro. Poi è importante il peso. Diciamo che conviene aggirarci intorno ai 2 etti sempre, né più né meno. Diciamo che modelli veramente, veramente ottimi stanno già, mi pare, 175-180 grammi. Andare oltre i 2 etti e 30 è pesante, però anche lì sono 2 etti e 30, bisogna capire per quale motivo un molinello di una taglia così piccola pesa, fra virgolette, così tanto, non bisogna fermarsi alla mera dicitura. Comunque, poi abbiamo 5 cuscinetti più 1 e poi abbiamo circa 66 cm di filo recuperato a ogni giro di manovella. Poi, come sempre, bisogna dire che questi 66 cm sono fatti con bobina piena al massimo, bobina scarica, bobina mediamente riempita, una media di tutti questi tre valori? Ma non siamo dati a saperlo, non lo sapremo mai, ma ci importa davvero, davvero poco. Sostanzialmente questo è il molinello che ho scelto, lo Shimano Naski 1000. Un molinello che è sorprendente, è bellissimo. L'evoluzione, il Miravel mi tenta, ma al momento il Naschi è veramente un gioiello di molinello, come un gioiello di canna da pesca, questa Favorite Bluebird, 1,7 grammi Power Fast. Passiamo al trecciato. Il molinello me lo deve imbobinare molto, molto, molto bene. Perfetto. Trecciato io uso un 8 capi, sempre solo 3 capi per l'ultra light spinning, sempre solo 0.06. Allora, il PE ha una questione un po' rognosa e io voglio fare le cose semplici. 0.06. Mi affido a Caperlan. Non tanto in questo caso perché ho la Caperlan vicino all'ufficio, ma perché avendo usato questo, avendo usato tanto il Daiwa, avendo usato anche un paio di volte quello Shimano, cambio spesso trecciato, quindi mi sono fatti i miei studi, i miei calcoli, le mie comparazioni. Insomma, non ti dico poca spesa, tanta resa, perché non è poca spesa, diciamo che è speso il giusto. E per quello che devo fare io mi sento pienamente in una zona di comfort, non ho motivo di andare a cercare altro. I trecciati tendo a salire usando 0,22, 0,30, 0,35. Provai anche lo 0,40. Lo 0,40 mi creava dei brutti nodi, che è il primo sintomo di una pescata che va a sfacelo. Se il nodo è brutto da vedere, tagliate, rifatelo. Punto. Ora, qui monto lo 0,30.
per qualcuno può sembrare tanto, ma io, all'urlo di facciamola molto molto semplice, faccio un nodo di sangue e mi regolo in questo modo: 5, 6 spire massimo dalla parte del terminale in fluorocarbon ed esattamente il doppio invece dalla parte del trecciato. In questo caso abbiamo 5 spire sul fluorocarbon, il terminale, 10 spire invece sul trecciato. Invece, andiamo un attimo in cima sul vettino, qui dove ho la giunzione con il, aspetta che mi metto un po' più comodo, dove ho la giunzione col moschettone, vado a fare o le stesse spire sempre del terminale, quindi 5, oppure scendo di una, quindi 4. Diciamo che 4 non lo faccio mai, quindi se decido di farne 6, qua ne faccio 5, se la ne faccio 5, qua ne faccio 5. E anche qui, come puoi vedere, ha un nodo di sangue semplicissimo. Non mi invento nulla. Io ho sempre pescato col nodo di sangue. Mi sono mai trovato male? Mai. Ho mai strappato pescando a light spinning, a medium light spinning? Mai. E tanto mi basta. Bisogna fare le cose semplici in pesca e per me la semplicità passa anche dalla scelta di questo nodo. Quindi, cosa possiamo dire? Ricapitolando un po' quella che è la mia attrezzatura di pesca. 1, bisogna essere ben consci di dove si va a pescare e che cosa si vuole pescare. 2, bisogna essere ben consci che su internet abbiamo una marea di informazioni ed è bellissimo cercarle. Ci si perde veramente. È utilissimo non soffermarsi a una sola marca o a un solo modello. 3, bisogna da un lato potersi fidare di chi ti racconta la sua esperienza come me, perché ovviamente io ti racconto la mia esperienza e partiamo dal fatto che non ti sto raccontando qualcosa che è lontano dalla mia esperienza, io ti parlo dicendoti esattamente quello che sono le mie sensazioni in pesca e quali sono i ragionamenti che io ho fatto per arrivare a questo punto. Quindi potresti usare come spunto e comprare la mia stessa identica attrezzatura. Però quanto è più bello appassionarsi, andare a indagare e dire: sì, però da me il vento è molto più forte, io non mi posso fermare ai 7 grammi, io devo raggiungere 10". Oppure: com'è come non è, io col vento non ci vado a pescare e se mi fermassi alla 5 grammi avrei qualcosa di più sensibile, di più leggero, potrei pescare anche un po' più basso. E ci si fa una propria idea. Questa combo comunque meritava un piccolo video. Ora io davvero non vado su questo video nello specifico di queste marche, questi modelli. Volevo farti passare più che altro l'idea e la concezione che c'è dietro, tutti i passaggi, i fili logici che io seguo quando devo andare a prendere una nuova combo. Perché essendo io appassionato di spinning non ne ho soltanto una. Questa ha una combo, questo tipo di attrezzatura, ecco non questa, ma questo tipo di attrezzatura è qualcosa di un po' più settoriale. Diciamo che non ti ritrovi ad avere una canna da pesca, un mulinello come questo, se non lo decidi tu, perché altrimenti sei veramente, non lo so, in balia di consigli errati o idee a caso e confuse. Bisogna ragionare bene prima di andare in pesca con questo tipo di attrezzatura. Io ti posso dire che è veramente un piacere pescare leggeri, pescare ultra leggeri. È veramente un piacere perché non solo hai più possibilità di, non dico annullare i cappotti, ma di essere in pesca ben oltre le percentuali dello spinning classico, lo spinning medio, lo spinning centrale.
Pescare a light spinning non vuol dire rinunciare alla pesca ai grossissimi predatori, al pesce della vita. Vuol dire avere accesso anche a dei pesci che altrimenti non sai nemmeno che ci sono. È utile come pesca da ricerca. Se tu vai a pescare all'interno di un anno, 12 mesi, 2 volte al mese a ultra light spinning nei tuoi spot, tu all'interno di un anno, pescando nelle condizioni più disparate, sicuramente riesci a maturare un'esperienza che ti fa capire realmente che pesci nuotano là sotto, qual è la mangianza che puoi trovare. Capisci gli orari in cui ci sono le occhiatine, i sugarelli e quindi puoi andare poi a fare uno spinning al serra, al barracuda e alla Leccia e sapere dove lanciare, sapere quando lanciare, sapere che colori lanciare in mezzo al mare. È veramente una scuola formidabile e quindi unisce questa parte di esperienza progressiva al fatto che è divertente. Ragazzi, le occhiate tirano, ma tirano, ti fanno godere. I sugarelli, con le loro bocche di burro, sono veramente divertenti da gestire, ti danno gusto, ti danno molto più gusto che lanciare in mare un Momotti 190, ferrare un barracuda, dare 3 ferrate per piantargli un amo singolo in bocca, dove praticamente hanno una mandibola ossea e tu sai che da lì non si schioda l'artificiale, inizia a pompare e te lo porti a riva. Punto, lo porti a guadino, punto. Nell'ultra light spinning diciamo che è tutto più sensibile, è tutto più leggero, è tutto più fine, è tutto un po' più studiato, un po' tutto meno ignorante. È questo che ti voglio far passare. È un tipo di pesca che appassiona facilmente. Ora, se tu googli ultra light spinning e ti ascolti i soliti primi video su YouTube che escono a tutti, ma guardate con quanta passione altri pescatori come me e altri negozianti che dedicano il loro tempo a spiegarci come ottimizzare le tecniche di pesca leggere e ultraleggera spinning. Cioè, guardate come si accendono, quanto è divertente dire ora si va a insidiare il sugarello, che uno dice bene il sugarello è lì, nuota, c'ha sta faccia un po' paciosa, se la crede tantissimo, come lo sciarrano, ma non così tanto. E beh, sugarelli, ragazzi, è divertentissimo. Se guardi il video in cui avevo beccato quell'epica serata in cui era tutta una mangianza, avevo tutto il sottocosta, avevi i sugarelli che uscivano fuori dall'acqua. Ragazzi, ma è stato divertentissimo. È divertentissimo quando a ultralight scavalli il calasole e a ogni lancio inizia ad avere una tirata. Ora, neanche all'imboccatura dei porti, di certi porti, nello spinning centrale hai una tirata a ogni lancio. Non prendiamoci in giro. Oppure tu, ora qua sotto mi scrivi, no, vai in questo spot qua, Sciarrano. Vai e vedi che ogni 10 lanci prendi 3 barracuda o 3 serra. Allora ci vado e verifico. Ma se non sai dirmi dov'è questo spot, soprattutto in Liguria, dalle mie parti, devi davvero fidarti di quello che ti dico. Diciamo che al momento io non potrei fare a meno di andare a pescare leggero e ultraleggero. Non ne potrei fare a meno, ma non ne voglio fare a meno. Sarei veramente sciocco a rinunciare a delle bellissime pescate. Siccome siamo ben oltre i 30 minuti di video, direi che possiamo lasciarci qua. A me piace fare questo tipo di chiacchierate. Spero che tu sia arrivato fin qui. Mi fa tanto piacere se continui a seguirmi. Mi fa piacere se mi commenti e mi dici come la pensi, perché come vedi io ho sempre risposto a tutti i commenti proprio perché mi piace un sacco. A me parlare di pesca piace un sacco. Io sono quello estroverso che attacca a briga con gli altri pescatori sugli spot per sapere come va, come non va. Così. Sono un genovese un po' atipico, come mi dicono tutti i miei amici. Quindi, dalla mia combo da ultralight direi che è tutto.
Ah, vatti a vedere il video dove con questa tiro fuori il dentice, così capisci anche come lavora e fin dove ci si può spingere. Ciao.